Avete presente quel silenzio innaturale, denso e pesante che cala in un ufficio un attimo prima della tempesta? Ecco, alla Futura Invest, un'azienda dal design moderno e minimalista, con vetrate infinite che davano su un panorama metropolitano, quel silenzio si poteva tagliare con un coltello. Ciao, sono Rossana e oggi ti racconto di questa storia incredibile, in un ufficio qualunque, in una città qualunque, perché quello che sta per succedere a Raffaella potrebbe succedere a chiunque. Tutti i dipendenti erano a testa bassa sulle loro tastiere, i movimenti rallentati, ma con le orecchie tese, radar invisibili puntati al centro della stanza. Lì, in piedi come un generale davanti a un soldato semplice, c'era Vittorio Tosilli, il dirigente del settore analisi. La sua figura imponente sovrastava la postazione di Raffaella Busco, una neoassunta che fino a quel momento era passata quasi inosservata. Vittorio teneva in mano una pila di fogli, brandendoli come un'arma. Sul suo volto un'espressione di disprezzo malcelato, studiata per essere vista da tutti. Signorina Busco, disse, con una voce impostata, abbastanza alta perché ogni parola riecheggiasse tra le scrivanie. Siamo alla la terza volta che i suoi report presentano delle incongruenze. Piccoli errori, certo, ammise con finta magnanimità, ma sono come le prime crepe in una diga. E io, signorina, non ho alcuna intenzione di restare qui ad aspettare che l'intera struttura crolli per la sua negligenza. Raffaella, una ragazza dall'aspetto tranquillo, alzò lo sguardo dal suo monitor. I suoi occhi erano calmi, quasi imperturbabili, un'oasi di serenità in mezzo alla tensione che lui aveva creato. Signor Tosilli, sono quasi certa che i dati fossero corretti al momento dell'invio. Potrebbe esserci stato un problema nel trasferimento dei file sul server centrale. Stavo giusto eseguendo una diagnostica per... Vittorio la interruppe con una risata secca, gelida, che fece rabbrividire chiunque fosse a portata d'orecchio. Controllando? A me sembra che lei passi più tempo a controllare e a risolvere che a fare il lavoro per cui è pagata. La vedo continuamente in giro per l'ufficio. Un giorno è alla stampante, che sembra aver smesso di funzionare solo per lei. Il giorno dopo aiuta un collega di un altro dipartimento con un software che non le compete. Ieri l'ho vista sotto una scrivania a sistemare dei cavi. Pensa che questo sia un centro ricreativo? Un doposcuola per hobbisti? Un mormorio quasi impercettibile serpeggiò tra le postazioni. Perché in quelle poche settimane Raffaella si era fatta notare proprio per la sua straordinaria disponibilità. Era stata lei, non il tecnico informatico irreperibile, a far ripartire la rete Wi-Fi durante un blocco critico. Era stata lei a scoprire un bug nel nuovo software di contabilità che mandava in crash il sistema, salvando ore di lavoro a tutti. Ed era sempre lei a restare volontariamente 5 minuti in più per spiegare una funzione complessa di Excel a un collega in difficoltà. Ma per Vittorio questo era solo rumore di fondo, una grave, imperdonabile mancanza di concentrazione sul proprio compito. Cerco solo di essere utile all'ambiente di lavoro, rispose Raffaella, la sua voce pacata ma ferma, priva di qualsiasi tremolio. Credo fermamente che un'azienda funzioni meglio se le persone collaborano per risolvere i problemi, sia quelli piccoli che quelli grandi. Un ingranaggio che aiuta l'altro. Lei non è pagata per credere, signorina, e tantomeno per fare la filosofa. È pagata per eseguire degli ordini e produrre risultati impeccabili. E la sua esecuzione, mi duole dirlo, è mediocre. Vittorio sbatté la cartellina sulla scrivania di lei con un tonfo secco, un suono violento che fece sobbalzare tutti sulle loro sedie. In questa azienda non c'è posto per la mediocrità. La nostra reputazione si basa sulla perfezione assoluta, una perfezione che lei, con la sua approssimazione, sta attivamente minando. Fece un passo indietro, teatrale, come un attore al culmine del suo monologo, assicurandosi di avere l'attenzione di tutto l'ufficio. Prenda le sue cose. La sua collaborazione con noi termina qui. Lei è licenziata. Il silenzio che seguì fu ancora più assordante del rumore precedente. Raffaella non batté ciglio. Non una lacrima, non una parola di protesta. Annuì lentamente, con una dignità che lo spiazzò per un istante. Si alzò con grazia, prese la sua borsa da una sedia e una piccola pianta grassa che teneva sul bordo della scrivania.
Mentre camminava a testa alta verso l'ascensore, sotto gli sguardi attoniti e dispiaciuti dei suoi ormai ex colleghi, incrociò per un'ultima volta lo sguardo di Vittorio. Lui la guardò con un'aria di trionfo malcelato, convinto di aver appena estirpato un'erbaccia fastidiosa. Non poteva lontanamente immaginare di aver appena premuto il pulsante di autodistruzione della propria carriera. Per la prima ora, Vittorio si sentì invincibile. L'ufficio, ai suoi occhi, sembrava più ordinato, più silenzioso, più efficiente. Camminava tra le scrivanie con il petto in fuori, sentendo su di sé gli sguardi dei dipendenti. Aveva dato una lezione a tutti. Alla Futura Invest non si scherza, la disciplina viene prima di tutto. Si versò un caffè dalla macchina professionale, godendosi il sapore amaro della bevanda e quello dolce del controllo totale. Quella ragazza, sempre a mettere il naso ovunque con la sua finta umiltà, era solo un elemento di disturbo, un virus nel sistema. E lui era l'antivirus. Ma il suo castello di carte, costruito sull'arroganza, iniziò a crollare molto prima di quanto pensasse. Già nel primo pomeriggio, la prima crepa si manifestò. Marco, il suo braccio destro, un uomo solitamente calmo, entrò nel suo ufficio senza bussare, il volto tirato dalla preoccupazione. Vittorio, c'è la Big Enterprise al telefono. Sono a dir poco furiosi. Vittorio si accigliò, posando la tazza. La Big era un cliente storico, uno di quelli che da soli valevano il 15% del fatturato annuale. Furiosi? E per quale motivo? Ho controllato personalmente il loro portafoglio stamattina. A quanto pare hanno mandato una mail classificata come urgente una settimana fa. Chiedevano di modificare pesantemente la loro esposizione su un titolo asiatico prima dell'apertura dei mercati di lunedì. Nessuno ha risposto, nessuno ha eseguito l'ordine. Il titolo è crollato e loro hanno perso una somma considerevole. Minacciano di ritirare tutti i loro capitali e di farci causa per negligenza. Una mail? Come diavolo è possibile che nessuno in tutto il reparto l'abbia vista? Tuonò Vittorio, sentendo una goccia di sudore freddo scendergli lungo la schiena. Era indirizzata a un gruppo di distribuzione generico. Ho appena controllato. A quanto pare era la Busco a monitorare quella casella di posta. Aveva impostato un sistema di alert personalizzato con delle regole che notificavano immediatamente le comunicazioni provenienti dai clienti ad alto rischio. Nessun altro sapeva della sua esistenza. Per tutti noi era solo una casella di raccolta. A Vittorio venne una fitta allo stomaco, un piccolo crampo che scacciò con un'ondata di rabbia. Un branco di incompetenti. Tutti quanti. Risolvete immediatamente il problema. Calmateli. E trovate il modo di entrare in quella maledetta casella e di replicare il sistema che usava. Il giorno dopo la situazione peggiorò in modo quasi comico. La super macchina del caffè industriale, orgoglio dell'ufficio, si bloccò mostrando un enigmatico errore 506. Nessuno sapeva come farla ripartire. Dopo un'ora di tentativi falliti e una chiamata al servizio tecnico che prometteva un intervento non prima di 48 ore, qualcuno si ricordò. Era stata Raffaella, un paio di settimane prima, a risolvere lo stesso problema. Aveva trovato il manuale in tedesco online, l'aveva tradotto e aveva capito la sequenza di reset necessaria. L'ufficio, privato della sua dose di caffeina, divenne una polveriera di nervosismo e malumore. Poi toccò alla riunione trimestrale, il momento più temuto da Vittorio. Doveva presentare i dati di performance dell'ultimo quadrimestre al comitato direttivo, incluso il temibile direttore generale. Si preparò per ore, ma quando aprì la presentazione finale si accorse che mancava un allegato cruciale, l'analisi di mercato comparativa, il documento che contestualizzava i loro risultati rispetto ai competitor. Chiamò nel panico la sua assistente, Elena. Elena, dov'è finito il report comparativo per la presentazione di oggi? Non è nella cartella condivisa. Elena, dall'altro capo del telefono, suonava mortificata. Signor Tosilli, l'ultima persona a lavorarci è stata Raffaella. Mi ricordo distintamente che aveva detto di aver creato una cartella di backup su un cloud sicuro per archiviare i file più pesanti, per non intasare il server principale. Diceva che era una procedura di sicurezza standard. Ma io non ho le credenziali di accesso. Non le ha mai chieste nessuno. Ancora lei?
sibilò Vittorio tra i denti, sentendo l'umiliazione montare. Questa ragazza ha lasciato trappole e mine sparse ovunque. Fu costretto a fare la sua presentazione senza i dati completi, improvvisando delle scuse e balbettando davanti alle domande incalzanti del direttore generale, che lo guardava con malcelato disprezzo. Fece una figura terribile. Ogni piccolo intoppo, ogni file mancante, ogni processo interrotto, sembrava portare la firma invisibile della ragazza che aveva cacciato con tanta arroganza. L'ufficio, che nella sua mente era un meccanismo perfetto da lui governato, si stava rivelando un organismo complesso tenuto insieme da fili invisibili. Era come se Raffaella non fosse stata un semplice ingranaggio, ma l'olio che permetteva a tutto il motore di girare senza attriti. E lui l'aveva appena prosciugato con le sue stesse mani. La settimana che precedeva la visita dell'investitore principale, il dottor Riccardo De Angelis, fu un vero e proprio incubo ad occhi aperti. De Angelis non era solo un finanziatore, era una leggenda nel mondo della finanza, il fondatore e l'anima della Futura Invest. La sua visita annuale non era una formalità, era l'esame più importante dell'anno, quello che poteva decidere carriere e budget. Ma tutto stava andando a rotoli. Senza le analisi predittive di Raffaella, che si erano rivelate essere la base di ogni singolo report strategico, il team brancolava nel buio. Vittorio passava le notti in ufficio, il volto illuminato dalla luce bluastra del monitor, cercando disperatamente di ricostruire modelli finanziari complessi che lei sembrava gestire con una facilità disarmante. La sua arroganza si era sciolta, lasciando il posto a un'ansia pura e corrosiva. Iniziava a inveire contro i suoi collaboratori, accusandoli di quell'inefficienza che ora lo stava soffocando, non rendendosi conto di essere lui stesso la causa di tutto. Il giorno prima dell'arrivo di De Angelis, quando la tensione era ormai palpabile, arrivò il colpo di grazia. Il telefono sull'ufficio di Vittorio squillò. Numero privato. Rispose con la voce secca di chi non dorme da 3 giorni. Tosilli. Dall'altro capo, una voce calma, profonda e potente. Una voce che riconobbe all'istante. Vittorio, sono Riccardo De Angelis. Spero di non disturbare. Vittorio scattò in piedi, come se avesse preso una scossa elettrica. Si raddrizzò la cravatta, anche se nessuno poteva vederlo. Dottor De Angelis. Certo che no, nessun disturbo. Anzi, la aspettiamo con grande ansia per domani. Magnifico, magnifico, rispose De Angelis con un tono cordiale. Guardi, la chiamo per un motivo più personale, a dire il vero. Volevo chiederle un piccolo favore, da uomo a uomo. Certamente, mi dica pure. Qualsiasi cosa. Si affrettò a rispondere Vittorio, già pregustando un attestato di stima. Ci fu una breve pausa, che a Vittorio parve un'eternità. Vede, come forse saprà, sono molto legato a mia figlia, continuò De Angelis. È una ragazza brillante, ma incredibilmente umile. Forse troppo. Ha sempre rifiutato qualsiasi tipo di aiuto o scorciatoia da parte mia. Ha insistito per fare un'esperienza lavorativa vera, partendo dal gradino più basso, per capire davvero come funzionano le cose. Vittorio aggrottò la fronte, non capendo assolutamente dove la conversazione stesse andando a parare. Qualche mese fa si è fatta assumere da voi, in prova, usando il cognome di sua madre, Busco. Si chiama Raffaella. Raffaella Busco. Voleva dimostrare a se stessa e a me di poter imparare i segreti del nostro mestiere partendo da zero, senza che nessuno sapesse chi fosse. Quindi il favore che le chiedo è questo. Domani, durante la mia visita, la prego di far finta di niente. Ma mi dica, in via confidenziale, tra noi, come se la sta cavando la mia ragazza. È in gamba, come credo? In quell'istante, l'universo di Vittorio Tosilli si contrasse fino a collassare in un buco nero. Raffaella Busco. La ragazza che aveva umiliato. La ragazza che aveva licenziato. Il sangue gli si gelò nelle vene. Sentì un sudore freddo imperlargli la fronte e la camicia attaccarsi alla pelle. Vittorio, ci sei ancora? Chiese De Angelis, il cui tono aveva già perso parte della sua cordialità. Vittorio deglutì a vuoto. La sua gola era diventata un deserto. Sì, sì, dottore. Certo, sua figlia,
balbettò, la mente che correva all'impazzata alla ricerca di una bugia, una via di fuga, una qualsiasi cosa. È una ragazza, piena di inaspettate risorse. Lo sapevo, esclamò De Angelis, tornando improvvisamente allegro. Sapevo che era una ragazza d'oro. Bene, ottimo. Allora ci vediamo domani, Vittorio. E mi raccomando, acqua in bocca. La chiamata terminò, lasciando un silenzio tombale nell'ufficio. Vittorio rimase immobile, il ricevitore ancora premuto contro l'orecchio. Raffaella Busco, la figlia del capo, la figlia dell'uomo che teneva in mano il destino finanziario dell'intera azienda. E lui l'aveva umiliata pubblicamente. L'aveva cacciata in malo modo. L'aveva definita mediocre e inefficiente. Sentì un'ondata di nausea risalire dallo stomaco. Aveva appena commesso, senza alcun dubbio, l'errore peggiore e più catastrofico della sua vita. Il giorno seguente, l'aria alla Futura Invest era carica di un'elettricità quasi visibile. Vittorio non aveva chiuso occhio e il suo volto, pallido e tirato, era la maschera della sua disperazione. Alle 10 in punto, come un orologio svizzero, Riccardo De Angelis fece il suo ingresso. Era un uomo sulla sessantina, vestito con un'eleganza impeccabile, ma era la sua aura di potere calmo a zittire istantaneamente ogni conversazione. Buongiorno a tutti. Grazie per l'accoglienza, disse con un sorriso che non raggiungeva gli occhi. Prima di rinchiuderci in sala riunioni a parlare di numeri, però, vorrei salutare una persona. Sapete dove posso trovare Raffaella Busco? Un silenzio di tomba calò sull'open space. Tutti si scambiarono sguardi preoccupati e confusi. Nessuno, a parte un terrorizzato Vittorio, conosceva la terribile verità, ma tutti sapevano che Raffaella non c'era più. E tutti, senza eccezione, ricordavano il modo brutale in cui era stata cacciata. Istintivamente, come girasoli che seguono il sole, gli occhi di tutti si puntarono su Vittorio. Il sorriso di De Angelis si spense lentamente mentre seguiva la direzione di quegli sguardi. Il suo si posò sul volto cinereo di Vittorio. Signor Tosilli, lei era il suo diretto superiore, non è così? Dov'è la signorina Busco? Vittorio aprì la bocca per parlare, ma dalla sua gola uscì solo un suono strozzato, un rantolo impercettibile. Fu Marco, il suo vice, a rompere quel silenzio insostenibile, con un filo di voce. Dottor De Angelis, Raffaella, non lavora più qui. L'espressione di De Angelis divenne di ghiaccio. Si voltò lentamente verso Vittorio, trafiggendolo con uno sguardo che avrebbe potuto tagliare l'acciaio. Cosa significa esattamente non lavora più qui? Messo alle strette, con le spalle al muro e senza più vie di fuga, Vittorio tentò una difesa disperata, patetica. Dottore, c'è stato un problema di performance. Ho dovuto prendere una decisione difficile, una di quelle decisioni che un manager deve prendere per il bene ultimo dell'azienda. I nostri standard sono eccezionalmente elevati e sfortunatamente la signorina Busco non... De Angelis lo fissò, lasciando che le sue parole vuote cadessero nel silenzio. Poi un'espressione di gelida, terrificante comprensione si fece strada sul suo volto. Performance, ripeté, la voce bassa, letale. Mia figlia si è laureata con lode e menzione d'onore alla Bocconi. Parla fluentemente 4 lingue. A 24 anni ha sviluppato e gestito il portafoglio di investimenti che ha permesso a questa stessa azienda di nascere. Se è venuta qui sotto falso nome non era per gioco, ma perché crede nell'umiltà e voleva capire dall'interno, dal basso, i punti deboli di questa organizzazione. Fece un passo minaccioso verso Vittorio, che indietreggiò istintivamente. E sa cosa ha scoperto, signor Tosilli? Ha scoperto un dirigente che confonde l'autorità con l'arroganza, che crede che guidare significhi umiliare i propri dipendenti in pubblico. Un uomo che non è in grado di distinguere una persona che risolve un problema da una che perde tempo. Mia figlia mi ha raccontato, parola per parola, come lei l'ha licenziata per inefficienza. De Angelis si guardò intorno, il suo sguardo che passava in rassegna ogni dipendente. A quanto pare, concluse, tornando a fissare Vittorio con un disprezzo tangibile. L'unico vero inefficiente qui è lei. Un manager che non sa riconoscere il vero valore neanche quando ce l'ha sotto il naso, impegnato a lucidare il proprio ego. La condanna di Vittorio fu tanto rapida quanto spietata.
Riccardo De Angelis chiuse con uno scatto secco la sua 24 ore di pelle. Questa riunione è annullata, annunciò con voce ferma all'intero ufficio. Poi si rivolse di nuovo a Vittorio. Immagino che la presentazione che voleva farmi sia basata su dati imprecisi e incompleti. Non è vero, signor Tosilli? Curiosamente mia figlia mi aveva avvertito anche di questo. Si rivolse al direttore generale, che era rimasto in silenzio, pallido quanto Vittorio. In qualità di azionista di maggioranza e fondatore, convoco una riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione. Adesso. Il primo e unico punto all'ordine del giorno sarà la risoluzione immediata del contratto del signor Mancini per grave negligenza e danno d'immagine all'azienda. Un'onda d'urto attraversò la stanza. Per Vittorio era finita. Non c'era appello, non c'era difesa. De Angelis aggiunse, quasi parlando a se stesso, ma assicurandosi che tutti sentissero: per quanto riguarda i miei investimenti personali, saranno oggetto di un'attenta revisione. Ma le azioni che mia figlia possiede in questa società, no. Quelle restano. E in qualità di azionista sarà presente alla prossima riunione del Consiglio. Forse, signor Mancini, potrà sedere al suo posto. Un'ora dopo, Vittorio stava trasportando una scatola di cartone con i suoi effetti personali lungo il corridoio della vergogna. Ogni passo era pesante, ogni sguardo dei suoi ex colleghi era un colpo di martello. Passò davanti alla grande sala riunioni con le pareti di vetro e si bloccò. La scena che vide all'interno lo gelò sul posto. Raffaella era lì. Era in piedi, davanti a una lavagna bianca, e stava spiegando un grafico complesso a Marco e ad altri 2 analisti. Lo faceva con calma, con un sorriso paziente, incoraggiandoli a fare domande. Stava insegnando, non umiliando. Stava costruendo ponti, non muri. Per un attimo i loro sguardi si incrociarono attraverso il vetro. Nel suo non c'era trionfo, né rabbia, forse un velo di pietà, o forse solo calma indifferenza. Fu Vittorio a distogliere lo sguardo per primo, consumato da una vergogna così profonda da fargli male fisicamente. Uscì dalle porte girevoli dell'edificio, lasciandosi alle spalle non solo un lavoro, ma il relitto fumante della sua stessa arroganza. Cosa ci insegna questa storia? Ci insegna che l'arroganza è una benda sugli occhi. Rende ciechi, incapaci di vedere il valore nascosto che spesso si cela dietro l'umiltà e il silenzio. Il vero leader non è colui che abbaia più forte o che incute più timore, ma quello che sa ascoltare, osservare e coltivare il talento, ovunque esso si trovi. Spesso le persone più silenziose, quelle che non cercano i riflettori, sono quelle che contribuiscono di più alla salute di un team, di un'azienda, di una comunità. Tratta sempre ogni persona con rispetto e dignità, perché non sai mai chi hai veramente di fronte, quale storia si porta dentro o quale potere silenzioso detiene. Ti è mai capitata una situazione simile sul lavoro? Hai mai visto il valore di una persona essere completamente sottovalutato o ignorato? Raccontacelo nei commenti qui sotto, la tua storia potrebbe essere d'aiuto a molti. Se questo racconto ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella. Sono Rossana e ti aspetto alla prossima storia.